Nata per essere un'alternativa economica della Maison Coronata, ma con uno stile e una personalità sempre al di sopra delle righe. Per alcuni sarà la Rolex del futuro, invece per altri lo è già adesso. Se non lo avete ancora capito, oggi parleremo di Tudor e di un pezzo che sicuramente farà la storia del collezionismo di questo marchio. Iniziamo. La Tudor nacque nel 1926 quando la casa di produzione e vendita di orologi Veuve de Philippe Utah registra il marchio per conto di Hans Wilsdorf, tedesco di nascita e creatore nel 1908 del marchio Rolex. Il signor Wilsdorf, per abbattere le imitazioni dei modelli coronati e per poter vendere dei modelli con una qualità eccelsa a un prezzo più accessibile rispetto ai Rolex, decise di fondare per l'appunto la Tudor. All'inizio produsse modelli sia da uomo che da donna, per lo più di forma rettangolare, più precisamente tonneau o con i lati smussati. I primi orologi del marchio hanno sul quadrante la firma Tudor con la barra orizzontale della lettera T che si allunga sulle altre lettere, un po' come su alcuni modelli Tissot dell'epoca. Quindi mantenendo gli stessi stilemi dell'epoca degli anni 30, sia per quanto riguarda le forme della cassa che per quanto riguarda le scritte e gli indici. La Rolex ha accompagnato il marchio Tudor nel suo percorso per diventare ciò che è adesso, garantendone la qualità tecnica ed estetica, addirittura affiancando in alcuni esemplari il proprio nome alla scritta Tudor, fino a che la sorella più piccola non ottenne una propria autonomia. Un punto di svolta ci fu quando il 15 ottobre 1936 la Maison Veuve de Philippe Utah cede definitivamente il marchio Tudor ad Hans Wilsdorf. In questi stessi anni appare la rosa che rappresenta la dinastia Tudor. Il logo era inserito in uno scudo che stava a simboleggiare l'invincibile unione della forza, la robustezza dei modelli Tudor, affiancati però dalla grazia e dalla bellezza delle proprie linee. Dopo anni di innovazioni e dopo essersi affermata nel mondo dell'orologeria svizzera, grazie ai suoi modelli con linee classiche, nel 1952 venne lanciato il Tudor Oyster Prince, che afferma nuovamente l'unione tra i marchi Rolex e Tudor. Poiché Hans Wilsdorf decise di concedere, permettetemi il termine, la celebre ed esclusiva cassa impermeabile Oyster e l'innovativo meccanismo automatico con rotore perpetual a questo modello della Tudor, caratteristiche che fino a prima erano esclusiva dei modelli Rolex. Per annunciare al mondo la resistenza, l'affidabilità e la precisione dei suoi prodotti, Tudor decise di utilizzare il metodo di marketing tipico del marchio Rolex, che ha sempre voluto dimostrare la sua affidabilità con degli esperimenti sul campo, possiamo dire quasi con un metodo scientifico. Infatti nel 1953 fece testare dei Tudor Oyster Prince in condizioni particolarmente complesse, come ad esempio facendolo indossare a un minatore per 252 ore, sottoponendo l'orologio a 30 ore di vibrazioni di un martello pneumatico, facendolo indossare per un mese nei cantieri edili durante la reinvestitura delle armature metalliche e tanti altri test. Tutto questo per dimostrare la loro precisione, la loro efficienza di carica e la loro impermeabilità. Un anno dopo, quindi nel 1954, la Tudor decise di esporsi un po' di più, quindi non producendo più orologi utilizzabili solo nel quotidiano, ma anche in ambito militare, presentando il primo subacqueo del marchio. Ecco l'antenato dell'orologio di cui parleremo oggi, il Tudor Oyster Prince Submariner, referenza 7922. La Maison garantiva una grande affidabilità, precisione e impermeabilità, tutto a un prezzo moderato, come tutt'oggi d'altronde. Cassa con fondello e corona a vite, indici e lancette più grandi del solito per migliorare la leggibilità e la riconoscibilissima lancetta Mercedes, caratteristica anche della collezione Submariner di Rolex. E infine una lunetta girevole bidirezionale graduata con intervalli di 5 minuti. Questo modello fu perfezionato durante i 45 anni successivi, ad esempio la massima profondità di funzionamento è passata da 100 metri a 200 metri, con la referenza 7924 nel 1958. Per ottenere questo risultato la cassa fu resa più spessa e dotata di una corona a vite più grande. E Tudor ha ricorso anche a un vetro plexiglass di tipo tropico e a formato cupola per essere più resistente alla pressione. Il design è pressoché quello dei Submariner di Rolex dell'epoca, come detto prima con la riconoscibilissima lancetta Mercedes, caratteristica dei modelli subacquei della casa coronata.
il bracciale Oyster a maglie rivettate con addirittura il logo Rolex, come anche la corona. Se non fosse per la scritta Tudor sul quadrante, questo sembrerebbe essere a tutti gli effetti un Rolex, infatti per la maggior parte delle componenti lo è. Sono tantissimi i modelli della collezione Oyster Prince Submariner, ma magari ne parleremo in un altro video. Invece oggi vorrei parlarvi delle edizioni più moderne di questi modelli. Se fino al 1967 i subacquei della Tudor e della Rolex erano pressoché molto simili a livello estetico, nel 1969 appariranno due nuove referenze nel catalogo Tudor, la 7016 e la 7021. Queste due referenze sono le prime della cosiddetta seconda generazione dei subacquei Tudor. Il modello Submariner 7016 presenta alcune innovazioni, grandi indici quadrati ad alta visibilità presenti tutt'oggi nel modello Pelagos della collezione. Al posto della rosa è presente uno scudo che diventerà il simbolo della Maison, simbolo di resistenza e affidabilità. Le cosiddette lancette Snowflake, che migliorano anch'esse la leggibilità, e presenti sui modelli Black Bay e Pelagos moderni. La Tudor negli anni ha vissuto alti e bassi, ma adesso sembra che stia prendendo sempre più posizione e si stia affermando tra tutti gli appassionati. E forse anche merito dei Black Bay e dei Pelagos moderni. Ha uno stile unico, possiamo dire heritage, che scava nel passato e ripropone in chiave moderna. Tutti ormai la conosciamo, a detta di alcuni è la Rolex del futuro e perché no, io sono d'accordo. Sta dimostrando di essere sempre più valida, è a livello di Maison che hanno fatto la storia. Se prima per molti il difetto era quello di non montare calibri in-house, dal 2015 la Tudor ha annunciato il primo calibro di manifattura, altamente preciso e robusto, proprio come ci ha abituati la casa. Garantisce un'autonomia di 70 ore ed è inoltre certificato COSC. Il calibro MT5601, dove appunto la M e la T stanno ad indicare manifattura Tudor, è una variante del calibro prodotto dalla Maison sviluppato appositamente per i modelli Black Bay Bronze. È il calibro successivo, ossia l'MT5602, sviluppato appositamente per i modelli Black Bay e Black Bay Dark. Come sicuramente saprete e come avrete potuto intuire da quello che ho detto fino ad adesso, la collezione Black Bay presente sul catalogo è vastissima. Basti pensare alle varie alternative di materiali proposti dalla Maison, ovvero l'acciaio o in ceramica di colore nero, per poi passare alle misure più piccole, quindi al Black Bay 58, sempre in acciaio o in bronzo o in oro giallo e quelli in argento. Quindi una collezione vastissima con quadranti che vanno dal marrone al blu, al grigio, al nero e al verde. Stessa storia anche per le lunette, che nella collezione 58 hanno lo stesso colore del quadrante. Invece, nella collezione da 41 mm sono presenti alcune configurazioni con la lunetta rossa e quadrante nero e la lunetta blu e quadrante nero. E grazie al simpatico configuratore presente sul sito Tudor possiamo osservarne le varie combinazioni. Ma forse qualcuno di voi conoscerà una configurazione di Black Bay che non è presente sul sito Tudor. Sto parlando del cosiddetto Tudor Black Bay Harrods, classica cassa da 41 mm con finiture lucide e satinate, movimento meccanico a carica automatica MT5602 con riserva di carica di 70 ore e impermeabile fino a 200 metri. Quadrante nero con indici in oro rosa, vetro zaffiro bombato che dà quell'effetto plexiglass e infine le 4 particolarità che lo contraddistinguono dagli altri modelli della collezione. Ossia la lunetta girevole unidirezionale in acciaio di colore verde, il fondello a incisa la H di Harrods è un numero di serie in quanto si tratta di una serie numerata ma non limitata e venduta esclusivamente nel famoso grande magazzino britannico. E la scritta 660 feet 200 metri verde, che è piccola particolarità, a differenza degli altri modelli della collezione, presenta prima l'altezza in feet, quindi in piedi, piuttosto che quella in metri, poiché è l'unità di misura che viene usata in maniera più consuetudinaria nei vari paesi anglosassoni, come appunto l'Inghilterra, dove ha la sede la Harrods. E infine la lancetta dei secondi ha la punta di colore verde. Sul sito della Harrods è presente una vasta gamma di Tudor, ma come detto prima è presente questo Tudor referenza 79230G acquistabile solo nel negozio fisico, con un prezzo di listino di 2.840 sterline che al cambio sono circa 3.400 euro. C'è chi lo ha comprato in Italia presso i concessionari Tudor con un sovralistino, ma ci sono anche alcuni amici del gruppo Telegram che addirittura hanno preso un volo per Londra solo per poter acquistare questo Tudor.
Potrete notare una certa differenza tra i prezzi di listino sul sito di Harrods e quelli effettivamente esposti da Tudor. Ci sono circa 300 euro di differenza a favore dell'edizione speciale di Harrods, con cinturini in tessuto nero e il bracciale rivettato in acciaio. Sicuramente questa configurazione ricorderà a molti il Submariner Kermit o il Fat 4, o anche il più recente Starbucks. Ma in realtà questa caratteristica lega Tudor al famoso grande magazzino di Knightsbridge con la sua iconica tonalità di verde. Infatti possiamo notare come, a differenza del Kermit, ha un colore più scuro e meno acceso, quasi opaco, rispetto appunto al subacqueo della casa coronata. Un orologio che, sia per la storia del brand orologiero che per la storia del famoso magazzino britannico, ha sicuramente una vita lunghissima nel mondo dell'orologeria, ma sicuramente anche nel mondo del collezionismo. E a mio parere rappresenta un'occasione importante, anche perché i modelli full set presenti su Chrono24 partono da 4.500 euro, quindi appena 800 euro in più rispetto ai Black Bay da 41 mm presenti sul catalogo Tudor, con i prezzi di listino aggiornati al 2022. E 700 euro in più se teniamo conto dei prezzi del vecchio listino. Se andiamo ad analizzare il grafico su Chrono24, che tiene conto delle vendite effettuate sulla piattaforma dal 2018 ad oggi, possiamo notare un importante calo del prezzo nell'aftermarket. Infatti, appena fu presentato, quindi nel 2018, aveva un prezzo di 7.300 euro, ma nel corso degli anni ha raggiunto un forte calo, fino a raggiungere il valore stimato di 4.500 euro. Questa referenza, come ho detto prima, non la si può acquistare online, quindi comunque pagare circa 800 euro in più rispetto al prezzo di listino e non doversi necessariamente spostare per andare ad acquistarlo fisicamente alla Harrods è un prezzo, a mio parere, più che onesto. Quindi secondo me, se siete interessati ad aggiungere un pezzo da collezione a un buon prezzo, questo Tudor Black Bay Heritage Harrods Special Edition secondo me fa il caso vostro. Questa puntata con questo pezzo meraviglioso e dal carattere heritage termina qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se lo acquistereste, e come sempre ne parleremo insieme.